In John 20, we'll be looking at that in just a minute, Giovanni 20, lo vedremo fra un attimo, but I want to continue with the series that we have. ma vorrei che continuassimo con la serie che avevamo iniziato. All right, so this is the title. Let me show it in English and then in Italian, Vi okay? mostro il titolo, prima in inglese e poi in italiano, All right, so this is Criminal Minds. Menti criminali. This will be our third message regarding about all of the criminality that was taking place around the death and resurrection of Christ. Questo è il terzo messaggio su tutta la criminalità che ha avuto luogo attorno alla morte e alla risurrezione di Gesù. And I've entitled this one, CSI and Tampering with the Evidence, or Evidence Tampering. Ho intitolato questo messaggio CSI è in cerca delle evidenze, delle prove. Manomissione prove. Manomissione delle prove. Yes, thank you. What do we mean by criminal minds when we're speaking about this? Cosa intendiamo per menti criminali quando parliamo di questo? We'll just start with this premise. Partiamo da questa premessa. Everyone has a criminal mind toward God until Jesus transforms it. Ognuno di noi ha una mente criminale verso Dio finché Gesù non la trasforma. In other words, we are all born hostile toward God until God plants Jesus in our heart and really transforms the way we think. In sostanza nasciamo tutti con questa mente criminale fin quando Dio non mette Gesù nel nostro cuore ed elimina tutto questo. And at the time of the cross and the resurrection of Jesus, we see all kinds of hostility against God coming out. E al tempo della croce e della risurrezione di Gesù vediamo accadere ogni tipo di ostilità nei confronti di Gesù, di Dio. And there was great scandal E ci fu un grande scandalo because people that had power wanted to spread lies. perché le persone che avevano potere volevano diffondere bugie. Why? Perché? Because they had killed Jesus, they had murdered him, Perché avevano ucciso Gesù, l'avevano assassinato and they did it unjustly. e l'hanno fatto in modo ingiusto. They killed a perfect man who had done no wrong, Hanno ucciso l'uomo perfetto che non aveva commesso alcun male and they had to cover for it. e hanno dovuto coprire questo. Before we come to John 20, Prima di andare a Giovanni 20, listen to this story of what was happening on the day that Jesus rose from the grave. ascoltate questa storia di quello che è successo il giorno in cui Gesù è risorto dalla tomba. This is Matthew 28. Siamo in Matteo 28. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. Mentre quelli andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. And when the chief priests had assembled with the elders and they took counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati. So you have men with power Quindi abbiamo uomini con potere who are using money che stanno usando il denaro to force or write a narrative per forzare una narrativa, to cover their sin. per coprire i loro peccati. And they are acting with criminal mind. E stanno agendo con una mente criminale. And this is what they said. Tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivano. Ah, there's the lie. Ecco, qui c'è la bugia. Okay? Now, if it comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. So these are men that are in the middle, Quindi questi sono uomini che sono nel mezzo and they're hiding their corruption. e stanno nascondendo la loro corruzione. Don't tell the governor, Non dite al governatore, we'll cover for you. noi vi copriremo le spalle. Use this money and go do more wrong. Usate questi soldi e andate a fare altri danni. So even there, they had the problem with the deep state. Quindi anche lì avevano un problema con lo stato profondo. Okay? Then they took the money and they did as they were directed. Ed essi, preso denaro, fecero secondo le istruzioni And ricevute. this story has been spread among the Jews to this day. E quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. So they spent money to make a conspiracy theory. Quindi hanno speso dei soldi per
creare una teoria cospirativa, to control the story and tamper with the evidence. per controllare la storia e negare le evidenze. Okay, now simultaneously, on the other side of Jerusalem, Quindi allo stesso momento, nell'altra parte di Gerusalemme, we come now in John chapter 20. andiamo adesso a Giovanni 20. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Why is she coming in the dark and so early in the morning? Perché lei va là col buio così presto la mattina? Because the most amazing friend of her life had just been killed before her eyes. Perché l'amico più meraviglioso della sua vita era stato appena ucciso davanti ai suoi occhi. Can you feel the grief that Mary Magdalene would have had? Potete immaginare il dolore che Maria Maddalena aveva. Can you feel the sadness and the anxiety of what to do next? Potete sentire la tristezza, l'ansietà di non sapere cosa fare dopo. She couldn't sleep, Lei non riusciva a dormire, so she came to the tomb to be close to wherever he was. quindi lei è andata lì alla tomba per essere più vicino possibile a Gesù. But this was dangerous for her Ma questa è una cosa pericolosa per lei, because she's a single woman. perché lei era una donna celibe. She's outside of the city. Stava andando al di fuori della città, She's in the dark. al buio, She's in a place where criminals were known to walk. in un luogo dove di solito camminavano i criminali. This was dangerous for her to do it. Era una cosa pericolosa da fare, But she was so tormented ma lei era così tormentata that it didn't matter. che non aveva importanza per I lei. just have to go to the tomb. Devo andare assolutamente alla tomba. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo, the one whom Jesus loved, che Gesù amava, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Notice that immediately she doesn't go into the tomb, Notate che non va subito dentro la but notice the tomba, words that I've underlined here. ma notate le parole che ho sottolineato qui. They've taken him. Lo hanno tolto. And here there's a sense of scandal and conspiracy. E qui c'è un senso di scandalo, di cospirazione. They killed Jesus wrongly, Hanno ucciso Gesù ingiustamente and now they've stolen his body. e adesso hanno rubato il suo corpo. They've stolen a proper burial from him. Gli hanno impedito di avere una propria sepoltura We don't know where he is. e non sappiamo dov'è. So there's a sense another crime scene has taken place. Quindi c'è un'altra scena del crimine, And now it's in the tomb. che ora è nella tomba. So she goes back and gets the men. Quindi torna indietro e va dagli uomini. Notice this is before the sun has risen. Notate che questo avviene prima che il sole sorga, So the men, they can't sleep either. quindi nemmeno gli uomini potevano dormire. They are tormented. Anche loro sono tormentati, They are struggling because their whole world has fallen to pieces. anche loro hanno problemi perché il loro mondo sta crollando a pezzi. When Jesus died, they felt they were without hope. Quando Gesù è morto loro sono rimasti senza speranza, They were lost. erano persi. How can you sleep at a time like this? Come si fa a dormire in un tempo del genere? And so they went to investigate. Così sono andati a investigare. So Peter went out with the other disciple. This is John. Giovanni, È uscito con l'altro Sì. discepolo. Questo è Giovanni. sì, And they were going toward the tomb. e uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. And John says, I'm the disciple that Jesus loved. Giovanni dice: io sono il discepolo che Gesù amava. And what you have here is you have probably the oldest disciple in Peter. Qui abbiamo il discepolo più vecchio, Pietro, He could have been over 40 years old. che poteva avere più di 40 anni. And you have John, who was maybe 17, 18 years Poi old, 19 years old. Giovanni, che poteva avere 17, 18, 19 anni. Okay? The oldest and the youngest. Quindi il più vecchio e il più giovane. And they will race Quindi hanno fatto una corsa, because they are full of adrenaline. perché erano pieni di adrenalina. What has happened? Look at verse 4. Cosa è successo? Guardiamo il versetto 4. Both of them were running together, Due correvano assieme, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first.
Ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. Now, John is not just bragging that he beat Peter to the tomb, Giovanni non si sta vantando di aver preceduto Pietro alla tomba, but I think this is just a natural progression as he's reporting the events of that morning. ma penso che sia una progressione naturale del fatto che lui sta riportando gli eventi di quella mattina. This is natural. Of course, John is going to outrun Peter, È una cosa naturale, è ovvio che Giovanni corre più veloce di Pietro. but it's important to show you how John is relating, how he's telling the truth. È importante perché ci fa capire come Giovanni sta raccontando la verità. Look at verse 5. Guardiamo il versetto 5. And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Now I want you to notice that I've underlined the word saw Vi faccio notare che ho sottolineato la parola vide, because we're going to touch that. It comes up again in the next verse. perché poi tornerà anche nel prossimo There's a versetto. special meaning here. C'è un significato speciale qui. But I want you to notice the word lying there, the clothes that were lying there. Vi faccio notare le fasce che erano lì per terra, giacevano per terra. In Greek, the word lying there means folded, orderly. In greco la parola giacere significa essere piegata in modo ordinato. They were placed on purpose in that place. Erano messe apposta in quel posto. In all the pictures, many of the pictures that I was searching for, Tutte le immagini che ho cercato, and all the graphic designs, for this message, tutte le illustrazioni che ho cercato per questo messaggio, all over Google, in tutto Google, the pictures have the clothes of Jesus all kind of piled up and messy and laying on the ground. queste immagini ci sono le vesti di Gesù che sono tutte sprapagliate e buttate in giro per la tomba. Even this morning when we were singing the songs on the slides, Anche nella slide che abbiamo cantato prima, the picture is really nice of the empty tomb, l'immagine della tomba vuota era carina, but the clothes are all in a mess, and so that's not correct. ma le vesti erano tutte disordinate, quindi non era corretta. So we apologize for Quindi the ci wrong scusiamo. picture, Ci scusiamo per aver usato for the l'immagine, background for our songs, lo okay? sfondo sbagliato per il nostro canto. Because the word is, this detail is very important. Per questo dettaglio è molto importante. This leads to the change of John's heart. Questo ci porta al cambiamento nel cuore di Giovanni. Now notice that John only looks in the tomb. Notiamo che Giovanni osserva la tomba e basta, He doesn't go in the tomb ma lui non ci entra dentro, because Peter's not there. perché Pietro non è ancora lì. Because if John goes into the tomb, Perché se Giovanni entra nella tomba, he can be accused of changing the scene in the tomb potrebbe essere accusato di cambiare la scena della tomba, because there is no other witness. perché non c'era nessun altro testimone. Everybody could have said, John, you changed it. Tutti avrebbero potuto dire: Giovanni, tu l'hai cambiato la scena. So he waited. Perciò lui ha aspettato. Look at verse 6. Guardiamo il versetto 6. Then Simon Peter came, Giusto intanto anche Simon Pietro, following him, che lo seguiva, and he went into the tomb. ed entrò nel sepolcro He saw the linen cloths lying there. e vide le fasce per terra. So here's John. Quindi ecco Giovanni, He's waiting outside. sta aspettando fuori, He has a cappuccino. si prende il cappuccino, He eats his brioche. si mangia la sua brioche, He stretches out in the sunshine. si stiracchia al sole, And then comes Peter finally to the tomb, sweating and out of breath. poi finalmente arriva Pietro sudando e sfinito. And he's like, Peter, I already had my birthday since you came. Pietro, è già passato il giorno del mio compleanno da quando sono qua che ti aspetto. So Peter comes and he is absolutely perplexed. Quindi Pietro arriva e è assolutamente perplesso. And notice that I've underlined the word saw. Notate che ho sottolineato la parola vide. This is what the two disciples did. Questo è quello che i due discepoli hanno fatto. They together are the CSIs, Insieme loro due sono i CSI, the crime scene che investigators. sta per investigazione della scena del Here's crimine. why. Ecco perché. In verses 5 and 6, Nei versetti 5 e 6 John uses a deeper word for see. Giovanni usa una parola più profonda per vedere.
It means to inquire and to ponder. Significa indagare e riflettere. In other words, they investigated the scene. In altre parole, hanno investigato la scena. The standard word for looking or seeing something on a surface La parola normale per vedere qualcosa sulla superficie is the normal word that is used in the language of the Bible. è la parola normale che viene usata nel linguaggio della Bibbia. But right here in these verses, Ma qui in questi versetti John chooses a word that says, we investigated, we reasoned, we looked at the forensic evidence. Giovanni usa una parola che significa noi abbiamo visto, abbiamo investigato, abbiamo fatto un'investigazione di tipo forense. Bravo, grazie Paolo. So here are some of the questions that they had to look at. So together, let's all be crime scene investigators, all right? Mettiamoci tutti insieme a fare i CSI, investigatori, Because every one of you, if you're going to come to true faith, you have to examine the evidence of Christ. perché se vuoi pervenire alla vera fede devi esaminare le evidenze di Cristo. The core of Christianity, of true Christianity, is Jesus has risen from the dead. Please consider the evidence. Il centro della fede cristiana è che Gesù è risorto dai morti, quindi per favore considera le evidenze, le prove. So let's follow the investigation of John and Peter, shall we? Quindi seguiamo insieme l'investigazione di Pietro e Giovanni. Here's the first question that they would have asked. La prima domanda che si sono fatti. Why fold burial clothes? Perché piegare le vesti, le fasce? If you're trying to get away, why wouldn't they be left outside or on the ground? Quindi se stai cercando di andare via, perché non le lasci per terra o fuori? Why take the time to fold the clothes? Perché prenderti il tempo di piegare queste fasce? Okay? Number 2 and 3, they go together. If enemies stole the body, why remove the clothes? And if friends took the body, why take him away naked? Domanda 2 e 3 che vanno insieme. Se i nemici hanno rubato il corpo, perché togliere i vestiti? 3. Se gli nemici hanno preso il corpo, perché portarlo via nudo? Okay? See, the enemies had just murdered him 2.5 days before. I nemici lo avevano appena ucciso 2 giorni e mezzo fa. They called him a traitor and a criminal. Lo avevano chiamato un criminale, un traditore. Do you know what they did with the bodies of the other criminals Sapete cosa facevano con i corpi degli altri criminali that were crucified next to Jesus? che erano crocifissi insieme a Gesù? They took them on the cross, Li toglievano dalla croce, they took them down to the trash, li portavano nella discarica, and there they threw them on the trash li gettavano lì nella discarica, for the birds and the dogs to eat them, affinché i cani e gli uccelli se li mangiassero. and then for the trash men to burn them. E poi li bruciavano insieme a tutta la spazzatura. So if the enemies come and steal Jesus' body from the tomb, Quindi se fossero stati i nemici a venire a prendere, a rubare il corpo di Gesù, why would they carefully take off the clothes, fold them up, and then carry a naked body only to throw it away anyway? perché sarebbero entrati là, avrebbero sistemato con cura, attenzione le fasce, solo per portare fuori un corpo e poi disfarsene. Especially if the body was already starting to decay, you would just want to hold the clothes. You wouldn't want to touch that. Specialmente se il corpo stava già andando in decomposizione, tu non ti mettevi a toccare il corpo, ma lo portavi con le bende. But if friends came, Ma se fossero stati gli amici a venire, they would have been Jewish friends. amici giudei, And Jewish friends respected the body, the human body when a person died. gli ebrei avevano un grande rispetto per il corpo umano, anche quando moriva. And they wrapped a body like a mummy. Avvolgevano il corpo, lo fasciavano come una mummia. And that was to preserve the body as long as possible. Questo serviva a preservare il corpo il più a lungo possibile, Because the Jews have always said we've been created in the image of God. perché i giudei dicevano che siamo stati creati a immagine di Dio. And they would add ointments or oils and perfumes to try to decrease the smell of the decay as well. Quindi aggiungevano oli e profumi per cercare di diminuire la puzza della decomposizione. They had great respect for the body Avevano un grande rispetto per il corpo and also for the person and their legacy, their life. e anche per la persona, per tutto il suo retaggio. So if friends would have taken the body, Quindi se gli amici avessero preso il corpo, why would they have taken the clothes off, folded them up,
and then carried him away naked because I would have completely shamed him. Perché avrebbero preso le fasce avvolte e trasportato fuori il corpo nudo? Questo sarebbe stata una vergogna per quel corpo. That would have embarrassed the legacy of Jesus. Avrebbe messo in imbarazzo l'eredità di Gesù. Jewish friends would never have done that to a friend. Gli amici giudei non avrebbero mai fatto una cosa del genere a un loro amico. So that's eliminated. Quindi questa è un'ipotesi che va scartata. Look at question 4. Guardiamo la domanda 4. Well, maybe Jesus revived, but if he did, wouldn't the clothes be torn as he tried to get out of them? Quindi se Gesù fosse risorto, le vesti non si sarebbero strappate? Especially if he's trying to tear them and get out from the inside. Specialmente se avrebbe cercato di strapparle e uscire fuori. Okay? Not folded up. Sì, non le avrebbe ripiegate. Look at questions 5 and 6. Vediamo le domande 5 e 6. How could a seriously wounded man take the clothes off at all? Why would a seriously wounded man take time then to neatly fold them? Come potrebbe un uomo gravemente ferito togliere le fasce? Perché un uomo gravemente ferito dovrebbe prendersi del tempo per piegarle con cura? 1 week before this resurrection Una happened, settimana prima che succedesse questa risurrezione, Jesus called Lazarus, his friend, out from the tomb. Do you remember that in Gesù John 11? aveva chiamato in Giovanni 11 il suo amico Lazzaro fuori dalla tomba, vi ricordate? And when Lazarus came out, he came out like this. Quando Lazzaro è uscito dalla tomba è uscito fuori in quel modo. And what was the first thing that Jesus... Did you do that? No. Could you please show the Italians? Very good. Bentornato, Paolo. Grazie. A vita. And the first thing that Jesus said was what? Prima cosa che Gesù ha detto è stato cosa? Would you please help that man escape? You need to unwrap him. Aiutate quest'uomo a slegarsi, cioè, scioglietelo, Because he couldn't get out by himself. perché non riusciva a farlo da solo. And he wasn't seriously injured. Lui non era seriamente ferito. If you go through a crucifixion like Jesus, Tu passi attraverso una crocifissione come è successo a Gesù, how can you force the tight clothes off of you? come puoi toglierti queste fasce di dosso? The other thing is, there were no light switches in the tomb. L'altra cosa è che non c'era interruttore della luce nella Everything tomba. is completely dark. Tutto era completamente buio. How does he know if he's folding them correctly, where to put them? Come fa a sapere se sta piegandole bene, se le sta mettendo nel posto giusto, And if he's bleeding e se stava or sanguinando, delirious, why would he even fold them? ora in uno stato di delirio, come faceva a piegarle? Question 7. Domanda 7. How does a seriously wounded man then remove the stone after he's done all of this? In che modo un uomo gravemente ferito può rimuovere la pietra? And that finishes their investigation. E questo conclude la loro investigazione. John knows in his heart this is enough evidence. Giovanni sa nel suo cuore che queste sono evidenze sufficienti. Jesus has to be risen from the dead. Gesù deve essere risorto dai morti. All right? There are a number of lessons that we can get from this. Ci sono alcune lezioni che possiamo imparare da questo. The first lesson we can have, Prima lezione che possiamo imparare is that when Jesus rises in the morning, è che quando Gesù risorge al mattino, he makes his bed. lui si rifà a letto. That's good for you parents. Questo va bene per voi genitori. What would Jesus do? You tell them, Cosa farebbe Gesù? make your beds, because Jesus would. Dite You ai vostri see? figli, rifate a letto perché Gesù l'ha fatto anche That lui. helps you, okay? The second thing, Seconda cosa, there was a famous author named Arthur Conan Doyle, un famoso autore nome Arthur Doyle, and he wrote the series called Sherlock Holmes. lui ha scritto la serie Sherlock Holmes. And every time we read the book or watch the movie, Ogni volta che leggiamo il libro o guardiamo il film di Sherlock Holmes, Sherlock says this to Watson. Sherlock dice queste parole al suo collega Watson: When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. quando hai eliminato l'impossibile, tutto ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. And that is what John is coming to. E a questa conclusione è giunto Giovanni. Only a miracle of God could have happened here. Qui è potuto succedere solo un miracolo di Dio. And then John takes one more verse to explain something
even more beautiful. Poi Giovanni prende un altro versetto per spiegare qualcosa di ancora più meraviglioso. This is his eighth question. Questa sarebbe la domanda numero 8, Verse 7. versetto 7. And the face cloth, È il sudario, which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place all by itself. il sudario che era stato sul capo di Gesù non era per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Well, why would John and God, who's writing the scripture, even include a detail like that? Perché Giovanni e Dio, che ha scritto la scrittura, avrebbe incluso un dettaglio del genere? Because this was the sign where John says, this is the concluding sign, where John knows Jesus really is the risen Son of God. Perché questo è il segno conclusivo che ha fatto capire a Giovanni, scusate, che Gesù è il figlio di Dio. In every culture, In ogni cultura we have builders, people who build things. abbiamo dei costruttori, persone che costruiscono delle cose. And whenever they finish a project, E ogni volta che finiscono un progetto, they put a symbol or a sign on the project. mettono un segno, un simbolo sul progetto, And they say the job is done. che vuol dire il lavoro è stato fatto. In the days of Jesus, Ai tempi di Gesù, whenever a carpenter who was also a builder, ogni volta che un falegname, che anche lui era un costruttore, when he signaled that his job was done, quando voleva segnalare che il suo lavoro era concluso, he would fold a work cloth piegava un panno di lavoro and he would place it on the place where he finished his project. e lo metteva nel posto dove aveva finito il suo lavoro. And when John says, verse 7, that there is the face cloth folded up on the side in a particular place, Quando Giovanni dice al versetto 7 che c'era questo sudario piegato in un luogo a parte, he is saying that Jesus the carpenter has signaled, my job is done here. sta dicendo che Gesù il falegname ha voluto segnalare che il suo lavoro era finito. This is not a tomb of death. Non è una tomba di morte quella, This is a tomb of life. è una tomba di vita. And John knows Jesus. E Giovanni conosce Gesù And he says, that's the sign of the carpenter. e dice: questo è il segno di un falegname. What was Jesus' job? Qual era il mestiere di Gesù? Di Gesù? To bury death. Quello di seppellire la morte. And that's what he does. He buries death, Allora Gesù seppellisce la morte, he rises again. risorge, And he says, my earthly ministry of work is done. dice: il mio ministero su questa terra è compiuto. And my new family and the new age has begun. La mia nuova famiglia, la nuova era è iniziata. Life forevermore. La vita eterna, Out of the tomb. fuori dalla tomba. Praise God. Gloria a Dio. Praise God. Gloria a Dio. Amen. Verse 8. Versetto 8. Then the other disciple who had reached the tomb first, he's speaking of himself, Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, cioè sta parlando di se stesso Giovanni. he went in and he saw and he believed. E vide e credette. Do you see the impact here? Vedete l'impatto qui? Wait a minute. You're saying, John, you've walked with Jesus for 3 years and you've seen all of these miracles? Giovanni, tu hai camminato con Gesù per 3 anni, hai visto tutti questi miracoli? And now you just believe? E ora credi? When you see the clothes folded in the tomb? Quando hai visto le vesti piegate sulla tomba? How much does Jesus have to do for us to believe in him? Ma quanto deve fare Gesù prima che noi crediamo in Lui? Do you see that all of the miracles Vedete that che he did were only pointing to this miracle here? tutti i miracoli che Lui ha fatto in precedenza stavano indicando questo miracolo. And that's the answer to the question. E questa è la risposta alla domanda. Jesus has to do the ultimate miracle Gesù deve fare questo miracolo finale for us to believe. affinché noi crediamo. Now, when John writes the word believe, Quando Giovanni scrive la parola credere, John doesn't mean just to say, oh yeah, I believe that Jesus was a good man. Giovanni non intende credere che Gesù era un bravo uomo. John, when he writes about belief, Quando Giovanni parla di credere, he talks about belief where you put your entire life
on this truth, on this person. Lui parla di un credere in cui tu metti tutta la tua vita in gioco su questa persona. This is, friends, when John says belief, he's not just talking about head knowledge, academic knowledge. Quando Giovanni scrive di credere, non parla di una conoscenza mentale o accademica. It's important to investigate the facts, yes, Sì, è importante investigare i fatti, but it's more important to put your life into the facts. ma quello che è più importante è mettere la tua vita in questi fatti. And that's what belief is. È questo che significa avere fede. John is telling us his personal story. Giovanni ci sta raccontando la sua testimonianza personale. He's saying, do you guys know when I became your brother? Sta dicendo, sapete ragazzi quando è che sono diventato vostro fratello? I became a Christian in the tomb where Jesus was laid. Sono diventato un cristiano nella tomba dove è stato Gesù. The testimony of John was, La testimonianza di Giovanni è stata, I met Jesus io ho conosciuto Gesù after he left the tomb dopo che lui è uscito dalla tomba, because I didn't need to see him. perché non avevo più bisogno di vederlo. I saw all of the signs that he left behind, Ho visto tutti i segni che lui aveva lasciato indietro and it was enough. e per me era abbastanza. And my heart exploded with truth, Il mio cuore ha avuto un'esplosione di verità and I was changed. e sono stato cambiato. I became a true follower of Jesus in the tomb, Sono diventato un vero seguace di Gesù lì nella tomba, because the word saw means I investigated, perché examined. la parola vide significa ho esaminato, ho investigato. There are many people in our culture Ci sono molte persone oggi nella nostra cultura that will often say, che spesso dicono I believe there's a God or a higher power. credo che ci sia un Dio, un potere più alto. There are other people who will say, yes, I'm a Christian because I was born in Italy or I was born in a kind of Christian family. Altri dicono sì, sono un cristiano perché sono nato in Italia o sono nato in una famiglia cristiana. But they don't have an examined faith. Ma non hanno una fede esaminata, They've never really looked at the evidence. non hanno mai cercato le evidenze. They're just saying that because it's traditional. Dicono queste cose semplicemente per tradizione. They're saying, I see Christianity with my eyes, Dicono vedo il cristianesimo con i miei occhi, but they're not seeing the true Jesus through the eyes of faith in their heart. ma non vedono Gesù attraverso la fede, gli occhi della fede nel loro cuore. And therefore they really do not believe E per questo non credono veramente, because they never arrive at Jesus. perché non sono mai arrivati a Gesù. I had a neighbor once Una volta avevo un vicino di casa who would regularly attend the Mass che andava regolarmente a messa and would make sure at all the holidays that they were at the Mass and at the church. e si In our town. assicurava che durante le vacanze di andare a messa. And one Easter, a few years ago, E una Pasqua, qualche anno fa, I said, Buona Pasqua, Happy Easter to you, gli ho detto buona Pasqua. and that Jesus is risen. E gli ho detto Gesù è risorto. And she said, Ma, E lei mi ha detto ma come on. dai. And I said, what? Usually when you say Jesus is risen, somebody says, he is risen indeed. Di solito quando dici Gesù è risorto, l'altro risponde è risorto davvero. Okay? But she was like, no, come on. Ma lei diceva ma no dai. Che So dici? we sat down at a table. Quindi poi ci siamo seduti a tavola And she says, I do 1,000 masses. e lei ha detto sono stata 1000 messe, And I pray the rosary. ho pregato il rosario. And Jesus was a good man. E Gesù era un bravo uomo. And then she said this, Poi ha detto questo. but do you really think that he ever came back from the dead? Ma tu veramente pensi che lui sia tornato indietro dai morti? Do you see? Vedete, My friend was only looking on the surface of a religion and a mia culture. amica guardava solo attraverso la superficie della religione, But she would not look in the scriptures and examine the faith. ma non aveva guardato le scritture per esaminare la fede. Therefore, she says she believes, but she does not. Per quello dice che crede, ma in realtà non crede.
Because she denies that Jesus ever rose from the dead. Perché nega il fatto che Gesù sia risorto dai morti. And the Apostle Paul says in 1 Corinthians 15, L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 15 if Jesus has not risen, what are we all doing here today? che se Gesù non fosse risorto, che ci stiamo a fare qui oggi? Why would you all sit here and listen to me? Perché siete qui seduti e state ad ascoltarmi? Especially those who got up so early in the first service to come and do it. Specialmente quelli del primo servizio che sono stati così presto per They're venire. even crazier than you. Sono ancora più stolti di voi, If Jesus hasn't risen. se Gesù non fosse risorto. But they are more courageous if Jesus has risen. Ma sono più coraggiosi di voi se Gesù è risorto veramente. John became our brother in the tomb. Giovanni è diventato nostro fratello lì nella tomba. But look what he tells us next. Ma sentite cosa ci dice dopo. If you're writing the story, Se voi scrivete la storia, you want to put yourself in the best light possible. voi volete mettervi nella luce migliore davanti a tutti. But look what John tells us. Ma guardate cosa ci dice Giovanni. For as yet they did not understand the scripture, Perché non avevano ancora capito la scrittura, that he must rise from the dead. secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. John is telling us Giovanni ci sta dicendo that he had enough evidence to finally see Jesus, che ha avuto abbastanza evidenze per vedere alla fine Gesù, to know that Jesus is risen per sapere che lui era risorto, for him. per lui. But he's telling us, Ma ci sta dicendo, even in the tomb, anche nella tomba I believed in Jesus, ho creduto in Gesù, even though I didn't know all the story and the plan of God. anche se non sapevo tutti i dettagli della storia e del piano di Dio, I knew enough to put my life into him. ma sapevo abbastanza per dare la mia vita a lui. And today in our world, E oggi nel nostro mondo there are many people ci sono molte persone who point the finger at God che puntano il dito contro Dio and they say, e dicono: you have to give me the life that I say and what I want. tu devi darmi la vita che dico io, quel che voglio io. I want all the details, all the plan, Io voglio che tutti i dettagli, tutto il piano and then I will see if you are worth believing in and following. sia conforme alla mia volontà e poi vedrò se devo credere in te e seguirti. Why? Perché? Because, friends, we all have criminal Perché minds. amici abbiamo tutti una mente criminale. We demand of God more and more signs. Noi pretendiamo, chiediamo a Dio sempre più segni. Before Jesus died, he said, Prima di morire Gesù ha detto: even if a man dies and rises again from the dead, people will still not believe who anche look se un for uomo signs. dovesse morire e risuscitare dai morti, voi non credereste e cerchereste altri segni. Why? Perché? Because our hearts need to be transformed. Perché i nostri cuori hanno bisogno di essere Do trasformati. you see what happened with John? Vedete cosa è successo con Giovanni? He went in the tomb a criminal, Lui è andato nella tomba lì come un criminale and he came out ed è uscito just like Jesus, proprio come Gesù, a resurrected new life, con una nuova vita di risurrezione, transformed, trasformato, believing and following Christ. che credeva e che seguiva Gesù. So John, to repass, to look back, John is giving us Quindi per dare uno sguardo indietro, Giovanni ci sta dicendo, a path of faith. ci sta dando un cammino di fede, He's teaching us what faith looks like in sta- the life of a true Christian. ci sta dicendo come deve essere la fede nella vita di un vero cristiano. Look at this. John shows us the path. Number one, John faces the evidence and doesn't tamper with it to change the story. Instead, it is the evidence which changes him. Giovanni affronta le prove e non le manomette per cambiare la storia, invece è la storia che lo cambia. And this is my call to you. Questa è la chiamata che rivolgo a voi. You, all of us, you need to look at the love of God for you 2,000 years ago, which is true today. Noi tutti dobbiamo vedere l'amore di Dio di 2000 anni fa, che è valido anche per noi oggi. You need to see in the scriptures that God didn't miss a detail in the way that he gave his life for you. Dovete vedere nella scrittura che Dio non ha tralasciato nessun dettaglio nel modo in cui ha dato la sua vita per voi. To come to faith, you must have an examined faith. Per giungere alla fede avete bisogno di una fede esaminata. You must investigate.
Voi dovete fare l'investigazione, But there is a power in the living word ma c'è una potenza nella parola vivente because it speaks about the living Lord. perché essa parla del Signore vivente. And I trust that when you look at the Bible, Io credo che quando voi guardate la Bibbia, that the evidence here will transform you and be planted here. l'evidenza vi trasformerà voi e sarà piantata nel vostro cuore. Many people who enter the Bible skeptically, Molte persone si approcciano alla Bibbia in modo scettico, they come out as champions of God because God changes them. ma poi ne escono come dei campioni per Dio perché Dio li ha cambiati. This is the word of life. Questa è la parola di vita, God's love letter, which is alive for you. la lettera d'amore di Dio che è viva per voi. And please, for the love of God, examine it. Quindi vi prego per l'amore di Dio, esaminatela And then let it examine you. e lasciate che essa vi esamini. Now, number 2. Ora numero John 2. believes before he sees Giovanni crede prima di vedere and also before he completely understands. e anche prima di comprendere completamente. Do you understand that? Avete capito questo? Many people demand, I have to see Jesus before I believe in him. Molte persone dicono, io devo vedere Gesù prima di credere in Lui. The Lord Jesus wants you to trust him, Il Signore Gesù vuole che tu abbi fede in Lui and then he promises that you will see him. e poi ti promette che lo vedrai. It's true. And Vero. many of you who know Jesus, you're nodding your head Molti di voi che conoscono Gesù state annuendo because you've believed. perché voi avete creduto. Peter, who was in the tomb, Pietro che è nella tomba, he later wrote in his epistle, più tardi lui ha scritto nella sua epistola, even though you have not seen Jesus, you love him. benché non lo vediate, voi lo amate, cioè Gesù. You can read that in 1 Peter 1:8. Potete leggere questo in 1 Pietro 1,8. And even before, you might not understand the entire plan of God. Anche prima di conoscere l'intero piano di Dio, You might look at the Bible and say, oh, it's so complex or it's so big. magari dite la Bibbia è così complessa, è così grande, But I want to encourage you. ma vi voglio incoraggiare. You don't have to understand everything in it. Non dovete capire tutto nella Bibbia, You have to understand the central story of the Bible. dovete capire, cogliere la storia centrale della Bibbia, That Jesus died and rose again in your place che Gesù è morto e risorto al posto tuo to come out of the tomb and give you his life. per uscire dalla tomba e darti la vita. And then the third part of faith. Poi la terza via della fede, John goes home with both peace and power. Giovanni torna a casa con pace e potere. Let's pause for a second. Facciamo una pausa. Think about the pain and the agony of John's heart up until that moment. Pensate al dolore e all'agonia del cuore di Giovanni fino a quel momento. John couldn't sleep. Giovanni non riusciva a dormire, Peter couldn't sleep. nemmeno Pietro. John was probably crying. Giovanni probabilmente stava piangendo, John was horrified. He saw Jesus torn apart era on the cross. terrorizzato per aver visto Gesù crocifisso. Can you imagine how tormented his heart was? Potete immaginare quanto tormentato fosse il suo cuore. And then he sees that evidence. E poi vede quelle evidenze. And all of a sudden the day dawns. E improvvisamente sorge l'alba. And then he believes. And then there's peace. E poi crede e poi ha pace. It's the worst nightmare is not true. E, come dire, l'incubo peggiore non si è realizzato, non è The vero. most beautiful dream is reality. Ma invece il sogno più bello è realtà. It is true. È vero, I see it. lo vedo. Look at verse 10. Andate al versetto 10. Then the disciples went back to their homes. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. They didn't go to the courts and fight. Non sono andati nei tribunali per lottare. They didn't go to try to uncover a conspiracy. Non sono andati in cerca di scoprire una cospirazione. They went home to rest and to wait. Sono andati a casa a riposare e aspettare. In the very next verses, Jesus would appear to all of them. Nei versetti che vengono dopo Gesù sarebbe apparso a tutti loro. And there would be Thomas. You all remember doubting Thomas? E lì ci sarebbe stato anche Tommaso, vi ricordate Tommaso il dubbioso? And Thomas would
he would come and say, I have to touch it, I have to see it. E Tommaso era quello che diceva, no, devo vederlo, devo toccare Gesù. And there's John over in the corner. Ma dice anche Giovanni lì all'angolo, Thomas, I already knew this. I've already believed this. che gli dice, ma Giovanni, io so già questo, ci ho già creduto. I so knew that Jesus was alive. You, Thomas, you're so late to the party. Ho già visto che Gesù è vivo e Tommaso sei arrivato ultimo alla festa. And then Jesus says this, Poi Gesù dice questo, accepted and welcomed are those who believe in me, even though they have not yet seen. beati sono quelli che credono in me anche se non hanno visto. For some of you, you need to go into the tomb of Jesus and look around. Alcuni di voi avete bisogno di andare nella tomba di Gesù e guardarvi intorno Before you can go home and rest in peace in your heart prima di tornare a casa ed avere pace nel vostro cuore and have that power, e avere questo potere, the power of the resurrection. il potere della risurrezione. For some of you who are Christian believers, Alcuni di voi che sono già credenti, cristiani, you remember the day you believed, voi ricordate il giorno in cui avete creduto and yet you are living under fear and depression and anger eppure state vivendo sotto la paura, la rabbia, la depressione, You are living in a world of anxiety and worry, in un mondo di ansia e preoccupazione. and that means that you don't realize the power of the resurrection to calm your heart. Questo significa che non avete compreso il potere della risurrezione di calmare, tranquillizzare il vostro cuore. You're living as if Jesus is still dead in the tomb. State vivendo come se Gesù fosse ancora lì morto nella tomba. And I'm telling you today, E oggi voglio dirvi, you can stand before the presence of God, potete stare in piedi davanti alla presenza di Dio. and you can open your hands and your heart, Potete aprire le vostre mani, i vostri cuori, just like John, proprio come fece Giovanni, and meet Jesus. e incontrare Gesù. And you can say, E potete dire, Jesus has got this. Gesù ha questo, I don't have to worry. non devo preoccuparmi, I don't have to fight. non devo I combattere, don't have to remain in depression. non devo restare nella depressione. And friends, that's the power of resurrection and Amici, being a questa true Christian. è la potenza della risurrezione e dell'essere un vero cristiano. And then for those of you who are enjoying God's grace in the resurrection, E per quelli di voi che stanno godendo della risurrezione, della grazia di Dio, you can walk out of the tomb in the sunrise potete uscire dalla tomba nella luce del sole and today celebrate the King of Kings and say, thank you again, Jesus, for meeting me in my heart. e celebrare il Re dei Re e dire grazie Gesù per avermi incontrato nel mio cuore. You can return home Potete tornare a casa waiting for a great and glorious home in heaven with Christ e aspettare una casa più grande e più gloriosa con Cristo in cielo and celebrate Easter every day. e celebrare la Pasqua ogni giorno. That is resurrection power Questa- and resurrection peace. La potenza della risurrezione e la pace della risurrezione. How will you return home today? Come ritornerai a casa tu oggi? Will you have an examined faith? Avrai una fede che ha passato l'esame? Has Jesus transformed you enough to give you power and peace? Gesù ti ha trasformato a sufficienza da darti pace And e if he potere? has, Se Lui l'ha celebrate fatto, him. celebralo. If you do not yet have that, Se ancora non li hai, investigate him. investiga.